sull'esposimetro per andare a misurare proprio in high speed sync e vediamo cosa ci dice, cioè che diaframma mettere, e ci dà f2.8. In questo video, ragazzi, ti faccio vedere che attualmente, se vuoi scattare in high speed sync e vuoi utilizzare la testa R200 e anche l'S200, potresti farlo, anzi lo puoi fare solamente con il primo D200, cioè il modello del 2017 che ha la scritta Vistro, perché se pensi di acquistare questa testa R200 o S200 e anche il Pro 2 non ci riuscirai. Invece quando parliamo del Pro 1, perché ce li abbiamo tutti e tre gli AD200, forse potresti ancora farlo, quindi seguimi con attenzione e guarda questo video fino al termine. E adesso faremo anche un test di là, quindi ti faccio vedere che quello che ti dico è ovviamente vero. Chi ha guardato in passato i miei video dove vado a utilizzare l'R200 e anche l'S200 si è accorto che vado a scattare in high speed sync. Se guardate ovviamente i dati di scatto delle foto che ho fatto, perché li metto quasi sempre, in effetti uno di voi mi ha fatto questa osservazione giustamente e mi ha detto: Andrea, come hai fatto a scattare in high speed sync con la D200 quando non si può? E io oggi ti vado ovviamente a rispondere proprio con questo video e ti dico subito che ho utilizzato questa di 200 del 2017, ma forse, e questo ovviamente uso il condizionale, potrei aver utilizzato anche il Pro 1. Escludiamo subito il Pro 2 perché non si può fare. Il Pro 1 forse si può fare a patto che tu abbia la versione 1.2 o ovviamente il firmware di partenza, la versione 1.0, chiamiamola così, ok, adesso non le ricordo tutte. Quindi innanzitutto devi verificare che firmware ha inserito nel tuo AD200 Pro 1, quindi per farlo vai ad accenderlo e nello stesso momento tieni anche premuto il tasto mod e nel display ti ovviamente appare la versione, e quindi se è la versione 1.3, 1.4 o l'ultima versione che è stata rilasciata qualche tempo fa, la 1.6, che credo sarà anche l'ultima, non potrai utilizzare la D200 Pro 1 in high speed sync solamente con queste due teste, quindi non spaventarti, cioè con l'S200 e l'R200, queste teste dedicate, come dice Godos, all'utilizzo solamente in studio. Però a me personalmente piace anche utilizzarle in esterna e anche in high speed sync, è proprio per questo che utilizzo sempre con queste due teste il vecchio AD200, che praticamente per quanto riguarda la potenza della luce non cambia nulla rispetto anche all'ultimo modello che ti ho appena portato nel canale, ok ragazzi? Quindi ci potrebbe essere la possibilità che se hai una versione vecchia del firmware potresti ancora utilizzare l'high speed sync. Diciamo subito, e questo te lo dico proprio per esperienza personale, che con la versione 1.3 praticamente ti andranno a funzionare praticamente anche i LED dell'R200, perché con la 1.2 praticamente funziona solo la parte dedicata al flash, e io all'epoca l'avevo testato bene non solamente con Sony ma anche con Canon, e quindi ti dico subito che non avrai problemi, però i LED non si accendono, ok? Quindi per avere funzionante al 100% questa ring light devi mettere la versione 1.4, però con la 1.4 perdi l'high speed sync. Quindi adesso, prima di farti vedere questo test, c'è un'altra cosa che ti devo dire, perché per 10 minuti io avevo briccato questo flash. Perché l'ho briccato? Perché ho voluto fare un esperimento, un firmware datato, quindi la 1.2 che non ho trovato in rete, ok? Quindi avevo chiesto a un amico e lui tramite altri amici è riuscito a recuperare la versione 1.0, che praticamente sembrerebbe quella di partenza, ok? La versione 1.2 non sono riuscito a trovarla, anzi, se in questo momento tra di voi c'è qualcuno che ha conservato i vecchi firmware, perché io in rete non l'ho trovata, mandatemela, contattatemi e io a mio rischio e pericolo me la vado a installare, quindi non è che dopo vi vengo a dire per colpa tua ho danneggiato il mio AD200, è una cosa che mi prendo io ovviamente le responsabilità. Se avete questo vecchio film me lo mandate, ok? Contattatemi su Instagram. Quindi cosa ho fatto? Come ti dicevo, ho trovato, sembra, la versione 1.0, ma questo non te lo posso confermare. Comunque ho fatto l'installazione con il G3, ok? L'operazione è andata a buon termine, almeno il software diceva così. È un'operazione che si fa in meno di 30 secondi, ragazzi, non è che ci voglia chissà cosa. E praticamente
quando io andavo ad accenderlo praticamente nel display non c'era nulla, praticamente spento, morto, ok? Ho ripetuto l'operazione ma ovviamente con esito negativo e quindi c'è stato anche un attimo di panico, non lo nascondo. Poi quando ho fatto l'aggiornamento alla versione 1.6 praticamente è tornato a funzionare. Quindi concludendo, quello che ti posso dire prima di andare a fare il test è di non fare questa operazione che ho fatto io, ok? Se la vuoi fare la fai a tuo rischio e pericolo, però c'è una buona chance che vai a danneggiare il flash, cioè a non farlo funzionare più. L'unica soluzione che ti consiglio se vuoi utilizzare l'iSpeed Sync nell'R200 è di trovare nel mercato dell'usato o il modello del 2017, perché nuovo non lo vendono più, credo, forse si trova ma non credo, o il Pro 1. Però quando parliamo di Pro 1 devi essere sicuro che abbia il firmware 1.2, ok? Perché se ha già la versione 1.3 praticamente l'iSpeed Sync non funzionerà, ok ragazzi? Comunque se avete domande e non mi sono ovviamente fatto capire bene, vi aspetto qui sotto nei commenti. Quindi detto questo, adesso passiamo di là e ti faccio vedere che il modello del 2017, quello con la scritta Vistro, funziona in iSpeed Sync, ok? E invece il modello Pro 2 non funziona. Dunque ragazzi, allora sono andato a prendere l'858 perché voglio fare questo test in maniera decisamente più professionale. Potrei aver fatto una normalissima foto e avresti capito che l'iSpeed Sync non funziona quando vado a scattare proprio a tempi decisamente più alti. Però dal momento che abbiamo l'esposimetro 858 che va a rilevare le potenze anche in iSpeed Sync, andiamo a utilizzarlo, ok? Partiamo innanzitutto con la D200 modello vecchio del 2017, però senza aver aggiornato il firmware, mi raccomando, ok? Quindi facciamo il classico esempio innanzitutto di un utilizzo con la sincronizzazione sulla prima tendina, ok? Un 125esimo ISO 100, vediamo più o meno a questa distanza, giusto per stare nell'inquadratura da flash all'esposimetro, che potenza ci dà, alla massima potenza, ok? E mi dà F22. Adesso però andiamo a simulare un utilizzo in iSpeed Sync, quindi vado a portare i tempi a un 2 millesimo, ok, che secondo me è un tempo ancora accettabile da quello che ti posso dire io per esperienza personale per utilizzare l'R200 e anche l'S200 in iSpeed Sync. Potresti anche utilizzarla a un 4 millesimo, ma di luce ne avrai ben poca. Un 2 millesimo va ancora bene in iSpeed Sync. Comunque facciamo questo test sempre un 2 millesimo ISO 100. Vado a cambiare l'impostazione qui sull'esposimetro per andare a misurare proprio in iSpeed Sync e vediamo cosa ci dice, cioè che diaframma mettere, e ci dà F2.8, ok? Comunque adesso era giusto per farti capire che la D200 vecchio lo puoi utilizzare in iSpeed Sync. Ricordo che non abbiamo aggiornato il firmware. Andiamo adesso a inserire il Pro 2, ok? Facciamo la stessa operazione e andiamo a mettere il Pro 2. Quindi vado a inserire la testa e vediamo, rimaniamo proprio con questi settaggi, cioè in iSpeed Sync 2 millesimo ISO 100 e andiamo proprio a fare questo test. Avete visto, non so se si vede dal video, lui ha lampeggiato, però lui mi dice che praticamente non ha rilevato nessuna luce, ok? Ti dà proprio questo messaggio qua, vediamo se riesco a fartelo vedere. Ti dice under e praticamente non becca nulla. Posso andare anche a un millesimo, anzi a un cinquecentesimo, che va oltre il tempo sincro di una normalissima macchina fotografica e non riesce a rilevare nulla perché non c'è luce. Però se vado a utilizzarlo normalmente con la sincronizzazione sulla prima tendina, quindi vado a un 125esimo, ok, praticamente mi dà F16, ok, che forse era anche maggiore sulla D200 Pro vecchio, forse ero più vicino. Comunque F16, comunque avete visto che in iSpeed Sync utilizzando la D200 Pro 2 non funziona, e se avessi utilizzato la D200 Pro 1 con il firmware aggiornato, stessa cosa che ti ho appena mostrato con il Pro 2. Ok ragazzi, quindi detto questo chiudo qua il video.
Spero che sia stato ovviamente di tuo gradimento, che ti abbia tolto tutti i dubbi, e se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, e come al solito se il video è stato di tuo gradimento non dimenticare di lasciare un like. Ciao e alla prossima!